Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, dietro di me sulla scrivania abbiamo niente po' di meno che tutta la serie di pennelli nuovi di Borsani Bonazzi, che sono i pennelli della serie Evil Eyes, pensati anche dai nostri amichetti online di Miniatures of Death e di Pitart, che salutiamo tantissimo. Ciao ragazzi. Quindi adesso, subito dopo la sigla, Francesco aprirà una confezione su confezione e vi farà vedere i pennelli. Poi in un'altra puntata li metteremo tutti alla prova. Quindi ringraziamo Ars Manufactoria che ce li ha mandati e andiamo a vedere questi super pennellazzi. Allora ragazzi, benvenuti anche da parte mia. Dunque, diciamo che la prima cosa che facciamo oggi è andare ad aprire le confezioni come fosse un unboxing e andiamo a vedere le singole punte dei pennelli e i manici. Quindi tentiamo di capire cosa hanno pensato i ragazzi che fosse veramente buono per i miniaturisti. Quindi vediamo subito perché sono pennelli fatti apposta per le miniature e per il miniature painting. Al di là di questo vi faccio anche vedere tutti i vari prezzi, che sono già i prezzi scontati che trovate sul sito di Ars Manufactoria. Infatti ringrazio Gigi perché anche questi pennelli sono merito suo, e quindi andate poi sotto il primo link che trovate dei vari link dei miei sponsor del canale, sotto ogni video trovate subito Ars e sapete che potete acquistarli già con uno sconto. Allora vi faccio vedere il primo pennello. Il primo pennello è il Evil Eyes, appunto, si chiama, vediamo un pochino. Allora intanto costa 11 euro, quindi deduco che sia sintetico, e andiamo a vedere dietro. Allora, innanzitutto una selezione di pennelli per dipingere miniature e modellini, ideale per i pittori di miniature agli inizi ma anche per gli esperti. Filato sintetico, quindi questo è sintetico, design innovativo, manici ergonomici, precisione e ottima tenuta delle punte affilate come lame. Andiamo a vedere allora questa cosa. Dunque sono sigillati, quindi all'interno i pacchetti praticamente sono tutti sigillati. Vi ricordo che questo singolo viene 11 euro ed è un numero 6. Allora la numerazione è la numerazione di diciamo della Borsani Bonazzi, ok? Allora la cosa da capire, facciamo così e andiamo a vederlo da vicino, eccolo qua. La cosa da capire appunto è il 6, se è paragonabile diciamo agli altri. Effettivamente, guardando la punta e guardando la grandezza rispetto a un dito, effettivamente potrebbe essere un 6, perché se andiamo a vedere un, per esempio, fate conto, qui non ho la misura esatta, ecco uno 0, se guardate lo 0 è questo, e quindi praticamente la differenza di lunghezza e di grandezza del serbatoio vi fa capire anche la misura. Poi chiederò ai ragazzi durante l'intervista live. Ovviamente adesso la punta è sicuramente stata trattata con un indurente tipo un gel, e vi ricordo che è sempre molto utile utilizzarli. Ci sono dei gel fatti apposta, vi farò vedere magari di nuovo in una puntata come fare a utilizzarlo, ma l'ho già fatto in passato. Comunque potete usare cose di questo genere che praticamente sono esattamente gel per i capelli, praticamente anche blu, e profuma anche di mela o di fragola, non mi ricordo più, che serve proprio a rendere la punta di nuovo indurita. Può essere utile quando i pennelli cominciano ad abbandonarci un po'. In questo caso, essendo sintetico, mi viene anche da dire che non c'è tutto questo bisogno, basta pulirlo insomma con un sapone delicato, e poi mi raccomando cercate sempre di non far andare il colore, come vi dico sempre, sul collo del pennello. Arrivo al collo del pennello. Allora qui vedo che è schiacciato, come vedete, e questo è un tipo di lavorazione che si fa solo a mano. Poi in realtà dico solo, in realtà ultimamente penso che in realtà ci sia la possibilità di fare questo tipo di chiusura anche con il macchinario automatico, però generalmente questa cosa qua la fanno anche in Inghilterra. Ci sono dei concorrenti, può essere Artis Opus eccetera, che questa cosa la fanno a mano, e infatti qua vedo e ho letto sul sito che sono stati fatti rigorosamente a mano. L'impugnatura poi devo dire che è veramente buona. Vi faccio vedere un po' da distante. Come vedete, quando vediamo se così si vede bene, eccola qua. Allora vedete che fa proprio
si allarga qui, si stringe e poi si riallarga, ma l'allargatura diciamo che c'è qui è leggermente più spessa di questa, il che vuol dire che quando voi impugnate il pennello e vi dà qui la possibilità di utilizzarlo ovviamente a varie altezze, ma diciamo che è questa la zona, questa parte andrà ad appoggiarsi alla mano e questa andrà ad ancorarlo, quindi è più facile che il pennello resti effettivamente al suo posto. Tra le altre, qui in fondo vedo che è stato tagliato proprio come se fosse proprio svettato, e potrebbe essere molto utile per esempio per utilizzarlo come strumento di per esempio stuccatura, oppure come spatola, può essere utilizzato per esempio per inserire praticamente la pasta verde o dargli le ultime modellature, quindi questa potrebbe essere una cosa molto interessante. E poi chiederemo ai ragazzi se hanno pensato appunto a utilizzi di questo genere e vedremo questa punta che tipo di utilizzo può avere. Per quanto vedo io, questo potrebbe essere ottimo per esempio per delle wash mirate, perché ha la punta molto stretta e un serbatoio largo, quindi potrebbe mantenere facilmente diciamo un po' di inchiostro per poter fare delle wash, e comunque è talmente ben appuntito che se mantenete la punta per iniziare a dare le prime diciamo basi può essere comodo, perché effettivamente non è strettamente necessario avere pennelli piccoli per fare le miniature. C'è gente che utilizza il numero 1 e il numero 2 e nient'altro, perché alla fin fine sono le due misure più comode per vari motivi, appunto serbatoio più grande, la punta comunque che resta. L'importante è avere cura della punta. Quindi questo è il primo pennello sintetico, viene 11 euro sul sito di Ars Manufactoria e potete appunto acquistarlo con un minimo già di sconto. Mi sembra di ottima fattura, mi piace anche il manico. Mi piace tantissimo l'idea che sia stato fatto in Italia, specialmente in collaborazione con dei vlogger che sono in realtà dei pittori, quindi ne sanno. Altra prova, altro unboxing. Questo viene 18 euro ed è diciamo il primo veramente particolare, perché guardando sul sito, guardando sui video i ragazzi quando hanno fatto le varie diciamo pubblicità di marketing per farli conoscere, facevano notare che è doppio e ha un utilizzo doppio. Allora, da questo lato vedo che è attaccato di qua e di qua, ma non si svita, non si muove nulla, quindi è a posto così. Diciamo che questo manico qui è super lavorato, sempre il discorso, se guardate, della parte che si appoggia alla mano, la parte più larga o la punta per avere il controllo che volete voi, che vi preferite, e poi la possibilità di cambiare e avere sempre la punta dall'altra parte. Questo è veramente utile quando dovete fare piccoli particolari, perché è una misura un po' più piccola, mi sembra quasi, qui adesso non c'è scritta la misura, ma mi sembra un 1 diciamo, e di qua invece quando andate a rimuovere il vostro cap vedete che avete una punta molto morbida, in questo caso, cioè è rigida sulla prima parte e morbida sulla punta, quindi vedete che è facile utilizzarlo per esempio sia per stendere il colore, volendo potrebbe essere un leggero, no, ma non direi no, dry brush in questo caso, perché rovinereste la punta morbida. Questo è molto utile per stendere a spatola tutte le parti per esempio di armatura che sono piatte eccetera. Mi piace molto, veramente fantastica questa ergonomia del manico, anche questo pennello che sicuramente può risultare utile per i particolari, quindi stendete il colore e dall'altra parte andate di blending per esempio, e addirittura volendola proprio fare proprio grossa, io metterei un retarder insieme al colore su questa punta, andrei di spatola stendendo il colore e per il blending girando al volo, siccome il ritardante non mi fa seccare subito il colore, ho il colore pronto per fare il blending. A questo punto ho già due sfumature pronte all'utilizzo, cambiando semplicemente la direzione. Molto interessante, 18 euro, sempre Ars Manufactoria, quindi questo ragazzi potrebbe essere veramente un game changing della situazione. Vediamo il prossimo. Anzi, direi a questo punto i prossimi 3, perché questo è un set da 28 euro e quindi in realtà potrebbe essere molto conveniente, con diciamo i 3 base, sempre filato sintetico da quello che vedo, numero 2, numero 4,
numero 6. Quindi il numero 6 non è lo stesso 6, facciamo attenzione, che ho fatto vedere prima, quindi anche qui chiederò la differenza fra i due 6, e questo qui effettivamente può essere utile proprio per iniziare a stendere il colore. Quindi il 6 è abbastanza importante come misura, ma fate conto che corrisponde più o meno a un 2 normale che vedo di solito in giro. Anche questi sono tutti svettati in fondo, e quindi c'è sempre quell'utilizzo dalla parte opposta, sempre manico ergonomico e appunto sempre sintetico. Il secondo che vedo qua è un numero 4, è una spatola, quindi questo molto utile per esempio un dry brush piatto, veramente carino. Questo potrebbe essere veramente utile per il dry brush piatto, quindi attenzione che non voglio rovinarlo quando lo rimetto via, e potrebbe essere veramente utile. Si chiama X, quindi ascia, questo si chiama saber e quindi spada sostanzialmente, e anche questo vedo che ha sempre il solito concetto di ergonomia da provare. Sicuramente la punta che sento molto morbida, quindi può essere un dry brush leggero. E poi c'è knife, che è coltello, che è praticamente la misura numero 2, che in realtà se guardate sembra quasi un 1, perché se qui abbiamo lo 0 per esempio e questo è un broken toad per esempio, vedete che anche questo è fatto a mano assolutamente in Inghilterra, vedete più o meno siamo a 2 misure sotto, quindi credo che più o meno questa misurazione qui sia come fosse un 1, ma probabilmente è per il discorso della lunghezza e quindi effettivamente ci sta il 2. Allora questo qua potrebbe essere veramente il pennello più utilizzabile quando andate a fare un po' di particolari. Molto comodo anche che siano abbastanza rigidi dalla metà verso il collo, perché potete usare il taglio del pennello per fare gli highlight, che ovviamente sono utili quando fate per esempio Space Marine, i bordi, insomma gli spigoli. Ultimo in assoluto, forse quelli che aspettavo di più a gloria, più che altro perché stiamo facendo il tavolo di HeroQuest e cascano a pennello, per così dire, e vengono 30 euro e sono praticamente i 2 dry brush della serie, i dry brush più particolari che ho visto in vendita negli ultimi anni, perché come vedete sono innanzitutto molto grossi come impugnatura. Il flail che vedete qui è molto grossetto. La cosa che mi piace è che ha una doppia, vediamo se la riesco a far vedere più da vicino, ha una doppia setola, cioè la punta è morbidissima e la base è un po' più ispida, non proprio rigida, direi ispida. Questo però è molto comodo perché potete andare a fare un dry brush leggerissimo e scegliere anche la direzione, perché sono svettati come vedete, quindi non è completamente tondo in questo caso, potete andare sempre in una direzione o di taglio o nell'altra direzione per fare solamente una piccola parte. Da questa parte invece avete tutto, anche a livello rotante, diciamo, potete andare radialmente e si può fare tranquillamente. Sapete che c'è questa comodità della svettatura. Poi mi piace che appunto qui sono un po' più ispidi, quindi se io invece di fare stippling o andare leggero premo un po' di più, ho una buona risposta quando torna indietro il pennello. Guardate, eccolo qua. Questa risposta qua è molto comoda nel dry brush. Sempre fate in modo di non far arrivare proprio tutto il colore in fondo al collo, potete utilizzare lo stippling o andare in questa direzione, però secondo me questo ci darà veramente delle grandi soddisfazioni. Diciamo che in media vengono 15 euro l'uno, quello grosso e quello invece un po' più piccolino, che vi permette ovviamente semplicemente di fare aree più piccole, ma la figata è che dall'altra parte ha il tondo, cioè quello di cui stavamo parlando prima, e tale altre la risposta del tondo è molto più rigida, quindi c'è proprio qualcosa come se in mezzo avesse una lamina. Ecco, scusate, ero fuori dalla telecamera, c'è come una resistenza proprio in mezzo, e questo è veramente fantastico quando andate a fare le parti più in superficie che vi serve
avere con una certa rigidità per fare in modo che il colore nei recessi non vada. Invece in questo caso il colore sulla base va più facilmente sui recessi, quindi sapete che le grosse differenze sono queste, insomma. Anche questo pennello veramente di valore per quanto riguarda i materiali, sono solidi, mi piacciono, quindi assolutamente così a un primo unboxing mi viene da dire che hanno realizzato veramente una serie che potrebbe essere un game changing per quanto riguarda i miniaturisti. Vedremo ovviamente in base alla risposta dei modellisti, no? Però mi sembra che veramente Borciani Bonazzi abbiano avuto un'ottima iniziativa con i ragazzi di Miniatures of Death e Pit-Art, perché non poteva esserci gente migliore che un pittore di miniature a dare dei consigli sotto questo aspetto, diciamo. Trovate tutto sul sito di Ars Manufactoria, il link è qua sotto e vi lascio al recap. Allora ragazzi, benvenuti di nuovo sul canale anche da parte mia. Vi devo dire che la prima impressione di questi pennelli è veramente buona, perché hanno veramente tante qualità che servono a un miniaturista per dipingere le miniature. Infatti si vede che sono stati pensati dai ragazzi di Miniatures of Death, che saluto tantissimo, e anche di Pit-Art. Quindi diciamo che possiamo fare tre cose in generale. La prima in assoluto è cominciare a dipingere qualcosa mettendo alla prova ogni singolo pennello, lo faremo subito nelle prossime puntate, e poi intervistare live sia i ragazzi di Pit-Art sia Stefano di Miniatures of Death o Filippo, insomma chi per loro vorrà venire, per fare un'intervista live e chiedergli com'è nata la cosa, eccetera eccetera. Quindi vorrei scavare un po' a fondo questa cosa, perché è la prima volta che nascono, credo, dei pennelli appositi fatti in collaborazione con dei vlogger. Credo che sia veramente una grande iniziativa, perché dà la possibilità a noi pittori miniaturisti di avere qualcosa di specifico proprio pensato per noi. E quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Warriors, warriors.